Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo unboxing di Uramariki Professione Nerd. Quest'oggi analizzeremo l'action figure di un personaggio di One Piece. Si tratta di un samurai che accompagna la ciurma dei Cappello di Paglia da parecchio tempo, pur non essendone ufficialmente un membro. Sto ovviamente parlando di Kinemon, detto Volpe di Fuoco o il Fuoco Fatuo, chiamato così perché con una delle sue tecniche è in grado di dare fuoco alle sue katane. Abbiamo incontrato per la prima volta questo personaggio nella saga di Punk Hazard, dove si è presentato come il padre di Momonosuke e si è dimostrato un personaggio molto comico, faceva una gaffe dietro l'altra. Pensiamo ad esempio quando Trafalgar Law l'aveva diviso in varie parti e la metà sotto del suo corpo comunicava attraverso dei peti. Successivamente però ha tirato fuori un lato molto più serio e si è rivelato per chi è realmente, ovvero il leader dei 9 Foderi Rossi che hanno organizzato la rivolta contro Kaido e Orochi, e ha chiesto la collaborazione alla ciurma dei Cappello di Paglia per spodestare questi due tiranni dal paese di Wano. Ecco, questa è la box. Si tratta di una Battle Record Collection della Bandai Spirits e Banpresto. Di Kinemon esistono anche altre riproduzioni, mi sembra una DXF The Grand Line Man Wano Kuni Style e anche una Sculptures, ma secondo me questa Battle Record Collection, e non lo dico solo perché l'ho acquistata io, è in assoluto la miglior riproduzione di Kinemon che c'è attualmente in commercio. Ma andiamo subito a fare l'unboxing e vi posso anticipare che questa volta fioccheranno voti altissimi. Ci rivediamo poi al termine del video per i saluti finali. A tra poco! Sul fronte della box, come potete vedere qui, ho lasciato il bollino con il prezzo e ho acquistato questa action figure presso la fumetteria Banzai di Padova. Uno dei lati, il retro con questo effetto fiammeggiante stampato molto suggestivo e che rimanda alla tecnica che utilizza Kinemon con la sua katana in questa riproduzione. L'altro lato, il lato superiore e quello inferiore. L'action figure apparirà divisa in 6 pezzi, il busto sarà separato dalle gambe, poi avremo la basetta rotonda, un supporto da inserire nella basetta e nel corpo di Kinemon, una prima katana con la lama fiammeggiante e infine l'altra katana tenuta insieme al fodero di quella fiammeggiante da una cintura. Guardate che bella questa spada con questo effetto di fuoco. Ed ecco come si presenta il nostro amato Kinemon una volta assemblati tutti i pezzi. Vi preciso fin da subito, siccome a volte poi me lo chiedete nei commenti, che in questo caso l'action figure non potrebbe stare senza la basetta espositiva. Questo perché, come potete vedere, i piedi non poggiano perfettamente alla superficie della basetta, ma rimangono un po' sollevati. Diamo un'occhiata anche agli altri lati. Questa spada fiammeggiante secondo me è stata sia scolpita che colorata in modo perfetto, non avrebbe potuto essere più bella e realistica. Anche da questo lato possiamo ammirare la bellezza della spada. Parliamo un po' di dimensioni e misuriamo la statua con il righello. Possiamo vedere che misura circa 17 cm. Andiamo ad analizzarlo un po' più da vicino per apprezzarne meglio tutti i dettagli. Questa action figure ha una forte espressività che si può notare dai dettagli del viso. È molto realistica nel rappresentare la rabbia di Kinemon che si prepara ad attaccare con la sua spada. La colorazione del vestito è stata data in modo impeccabile e non si notano sbavature o errori evidenti. La spada fiammeggiante è un vero e proprio capolavoro in termini di scultura ma anche di colorazione, con queste sfumature che vanno dal giallo all'arancione scuro, donandole un effetto incredibilmente tridimensionale. Guardando nel dettaglio anche il retro della capigliatura possiamo vedere che è stata anch'essa scolpita a regola d'arte.
Riguardo alla basetta, finalmente ne abbiamo trovata una rotonda che, come sapete, sono quelle che preferisco, anche se devo dire il perno che viene incastrato nel corpo di Kinemon non mi fa impazzire e avrei preferito che Kinemon potesse poggiarsi direttamente sulla basetta. Tuttavia non mi lamento, vista la bruttezza di tante altre basette che ho recensito in precedenza. Ora, per darvi qualche altro metro di paragone, vediamolo comparato con altre action figure che abbiamo già recensito precedentemente. Confrontandolo con la Ichiban Show Figure Masterless X-Piece di Kozuki Oden, possiamo vedere che i due personaggi sono pressappoco alti uguali e, vedendoli così uno di fianco all'altro, servo e padrone, sembra veramente di assistere alla scena epica della battaglia finale, al termine della quale purtroppo il clan dei Kozuki venne sconfitto e imprigionato. Aggiungendoci anche la King of Artist di Goldie Roger, possiamo vedere come quest'ultimo appaia molto più grande rispetto al fuoco fatuo. Infine, un ultimo confronto con la Ichiban Show Figure Masterless di Kikunojo, e come possiamo vedere da questo confronto Kinemon ne esce veramente annientato. Sembra un puffo rispetto all'altro samurai suo subalterno. Come abbiamo però già detto nella recensione di Kikunojo, questo personaggio è stato fatto assolutamente fuori scala rispetto a tutte le altre linee. Ma adesso parliamo un po' di numeri. Dunque, all'espressività darò 9, mi è piaciuta molto e trovo che sia stata rappresentata alla perfezione. Anche per la colorazione il mio voto è 9. Per la base di appoggio il mio voto è 8. Alla posa darò 9. Infine, per il rapporto qualità-prezzo il mio voto è 8. La media farebbe 8,6 che arrotondiamo per difetto a 8,5, quindi come vi avevo anticipato voti altissimi per questo Kinemon che scala prepotentemente la classifica e si guadagna meritatamente il primo posto, ma chissà se ci rimarrà a lungo o se verrà a sua volta superato da qualche altra action figure che vedremo prossimamente. E bentornati! Sperando che anche questo nuovo unboxing vi sia piaciuto, vi chiedo di mettere un pollice in su, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti e di condividere il video sui vostri social. Se già non mi seguite sulle mie pagine di Instagram e Facebook, vi chiedo di iniziare a farlo. Mi potete trovare con lo stesso nome con cui mi trovate qui su YouTube, Uramariki Professione Nerd. Vi chiedo poi infine di lasciare un commento sotto al video per dubbi, consigli, richieste o perplessità. Io rispondo sempre a tutti e mi fa piacere avere un confronto con voi e leggere sia gli apprezzamenti che anche le critiche, che se sono costruttive fanno sempre migliorare. Detto questo vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. A presto!